sono Arden Chan e oggi parliamo di cronache di un mondo marcio. Oggi toccheremo le molestie alle fiere del fumetto. Inutile dirvi, lo sapete già se siete come me fan degli anime e manga. Inutile dirvi che ci sono davvero tante molestie nel mondo del fumetto, fatte per lo più da persone che non c'entrano letteralmente un cazzo con il nostro mondo. Over 50, over 60, che si prendono la libertà di fare affermazioni sessuali a ragazze che potrebbero essere letteralmente le loro figlie o nipoti. Il problema nel nostro mondo è che nessuno fa un cazzo di niente per evitarlo. Per questo ci sono io. E infatti io in ogni fiera del fumetto voglio essere un fulcro dove se succede qualcosa a qualsiasi di voi, perché le molestie non sono solo verso le femmine ma anche verso i maschi, sia che essi siano transgender o no, ricordatevelo. Poi comunque sia, lo ampliamo questo discorso piano piano. Dovete sapere che le molestie, ok, le subiscono femmine, maschi e persone trans. Anche un etero o una persona gay può fare appunto crossplay, che rientra nelle pratiche di drag king e drag queen. Ritornando a noi, ci sono davvero molte molestie nelle fiere del fumetto, per lo più praticate da persone che non c'entrano un cazzo con le nostre fiere, ovvero curiosoni over 50-60 che insieme alle mogli che non fanno letteralmente un cazzo e non difendono le donne o gli uomini, ok? Stanno lì a ridere come delle perfette bamboline sceme, ok? Scusatemi se vi offendo nell'anima, ma lo siete. Che mentre vedono il loro uomo dire "Oh bella topa, che bel culo che hai", ridono. Ma sei cogliona? Che ridi? Cioè, se fosse stato il mio marito, li avrei preso a calci nelle gengive, a calci nel culo, fino a fanculo, ok? Se fosse stato mio marito e il mio ragazzo, ok? Per rispetto prima di tutto. Disclaimer: un uomo può fare apprezzamenti a una donna? Yes sir. Un uomo fidanzato può fare apprezzamenti a una donna? Dipende dal che relazione avete. Cioè, se siete open mind, questo non vuol dire che avete una relazione aperta, ma siete aperti di mente, oppure no. Per esempio, io e il mio ragazzo, che siamo asessuali ma siamo open mind, ok? Lui a volte mi fa "guarda che bella ragazza", non "oh che bella topa". Cioè, modo e modo di dire le cose, no? E poi non è che glielo grida in faccia, mi fa nell'orecchio "guarda che bella ragazza, ti va di farci una foto insieme?" Gli diciamo se vuole, cioè più che altro il mondo del cosplay appunto, "guarda che bel cosplay, guarda che bella ragazza, ti va se ci facciamo una foto insieme?" O "guarda che bello stile", ma non glielo va a gridare dietro. Si può fare complimenti a una bella cosplayer o anche a una bella donna? Sì, ma non che culo da favola che hai. La fai scappare, gli fai paura. Ma è normale. La avvicini e fai "guarda, hai davvero un bel cosplay e sei anche davvero una bella ragazza, posso farti una foto?" Cioè, c'è una bella differenza tra quello che ho fatto prima, che non va bene, e questo, che è cortese. Ma sono i principi base del rispetto. I principi base del rispetto, ok? E non venitemi a dire ma le ragazze si ricercano, a volte si vestono davvero molto scollate. Bro, a te se fa caldo tu vai a torso nudo e boxer o bermuda o pantaloncini corti. Una donna può fare lo stesso. Cioè, usciamo dalla preistoria, Se tu non sai controllare i tuoi ormoni, son cazzi tuoi, non è cazzo della donna, son cazzi tuoi. Sei tu che devi controllarti, sei tu che devi farti un'analisi di coscienza e dire "minchia, sono una cazzo di scimmia che non so controllare i miei stessi ormoni, sono una persona irrispettosa e sono una cazzo di scimmia perché appena vedo una donna mi viene da fischiargli, mi viene da urlargli contro, mi viene da ingropparla". Cioè, sei tu che devi farti un esame di coscienza, sei tu, non la donna. Ovvio che se ci sono 40 gradi all'ombra e tu stai in pantaloncino corto e torso nudo, la donna se ne starà in top e pantaloncino corto. Gli fa caldo anche a lei, Gli fa caldo. E non lo fa per te, lo fa per non schiantare di caldo, per non morire di caldo. Mi sembra fucking logic, no? Ok.
Quindi tirando via il discorso che ormai sappiamo tutti dei over 50 e 60 che molestano in fiera le ragazze, sia vestite con il burka perché hanno paura di voi, sia quelle che appunto gli fa caldo e si vestono o se no fanno un personaggio un pochino più scollato perché il personaggio è quello, ok, e gli piace quel personaggio, ok, dovete capire che c'è bisogno di rispettare le persone, ok? Non siamo i vostri balocchi, nessuno è il vostro balocco, né maschio né femmina né trans. Nessuno è il vostro cazzo di balocco. Non ci conosciamo, non abbiamo mai mangiato insieme. Dovete rispettare tutte le persone. Io rispetto te, tu rispetti me. Tutti si rispettano. Se non rispettate vuol dire che non siete civili. Non siete civili. Non sapete vivere. Non siete civili, ok? Tirando via questo, non fate catcalling alle fiere del fumetto. Ci sono i minorenni. Molte delle ragazze a cui fate catcalling hanno a malapena 14 anni. Ovvio, con il trucco sembrano più grandi, ma anche perché fanno a volte personaggi in cui sono più grandi personaggi. Quindi state letteralmente facendo violenza a delle minorenni, sia maschili che femminili, e non va bene. State facendo violenza a persone che potrebbero essere vostre figlie o vostri nipoti. Più che altro, se siete accompagnati dalle mogli tenetevi i vostri cani che chiamate mariti, perché a quanto pare non sanno vivere se non ingroppando gente a caso, come le bestie. Tenetele per il collare, cioè se non sanno loro controllarsi, teneteli voi. Poi però, come ho detto, ci sono anche maschi che vengono molestati. È vero, ci sono delle ragazze che diventano troppo fangirleggianti, che si lanciano su un ragazzo a caso che fa il cosplay che loro, del personaggio che loro amano. Ragazze, non è che se siete carine e attraenti non lo state molestando, è comunque sia molestia. E i maschi, per quanto mi piace molte volte fare i grossi, dire che bello, sono circondato da donne, molte volte in realtà la molestia non la vivono bene. Cioè fanno finta di viverla bene perché la società è talmente tossica che il maschio subisce una molestia e non può dire di aver subito una molestia perché vabbè, ma sei maschio, si sa che ti piace. Siamo normali? Siamo normali? No, non è perché è maschio e quindi ha un pene vuol dire che ricevere una ragazzina che gli dice voglio scoparti così gli piaccia. No, è comunque sia molestia. A me mi sono venuti a dire molti maschi, perché con me si può parlare di tutto, che si sono sentiti davvero a disagio e sporchi che delle ragazze in fiere, cioè gli avevano fatto una battuta sessuale. La gente non è il vostro balocco, raga. Critichiamo tanto i boomer, ma ragazze anche voi state calme, anche voi state calme, ok? Posso capire che avete gli ormoni girati perché 14, 16 e 17 anni, però anche i maschi subiscono violenza, quindi calmi. Poi c'è un altro fatto, che alcune femmine vengono molestate da altre femmine, tipo alcune femmine un pochino più giocherellone, chiamiamole così, si divertono a abbracciare, mettono le mani un pochino all'anime nelle tette. Anche quella è molestia, perché se non conosci la persona, posso capire che lo fai conoscendo la persona. Pure io lo faccio con le mie care amiche. Con le mie care amiche che conosco da una vita faccio la gag, chiedendogli anche il permesso, perché non sempre, se ti hanno dato il permesso una volta, non sempre ti hanno voglia di farlo, ok? Non è che poiché gli hai dato il permesso una volta una persona abbia sempre la voglia di farlo, no? Mi sembra chiaro. E quindi comunque sì, anche questa è molestia. Però tutte queste fattori qua, i maschi molestati, le ragazze molestate da altre ragazze, è comunque sia un fattore minore, cioè ce ne sono, è sporadico queste cose qui, ma anche se è sporadico non vuol dire che sia giusto, quindi lo mettiamo nel pacchetto e si cerca di evitare queste cose, no? Prova? Si può fare, Ok,
perché il problema principale sono, lo sappiamo tutti quali sono. A parte questo, a parte anche le cosplayer inseguite fino all'hotel da gruppetti di ragazzi, a me mi è capitato con una cosplayer famosa che era un pochino ubriaca, che infatti l'ho dovuta scortare all'hotel, che ci avessero seguito dei ragazzi urlandoci vi stupriamo. Praticamente ci hanno inseguito dalla spiaggia fino al ritrovo con il mio ragazzo e i nostri amici. Allora, io non ho avuto paura perché so fightare, ho fatto kickboxing, però comunque sia ero 1 contro 4 e la mia collega non era nelle condizioni di difendersi, cioè praticamente fa un pochino me la portavo in collo, l'ho strattonata fino al ritrovo andando a un passo svelto. Lei l'ho strisciata in terra pur di salvarci le penne a entrambe. Povera ragazza, ok? Però comunque sia è andata bene, perché una volta che siamo arrivati al ritrovo questi si sono volatilizzati dalla paura, cioè o correvo, cioè non c'era molte situazioni, perché anche se so difendermi, che vuoi fare 1 contro 4, cioè è impossibile, finisci male. La strategia era proprio run. Ma a parte tutte queste molestie, mi è giunta voce, o meglio, ho parlato con le vittime, che ultimamente c'è un stupratore seriale. Sì, nelle fiere del fumetto c'è un cosplayer che è uno stupratore seriale. Non vi farò nomi, spero che troverete il coraggio di denunciarlo. Vi dico solo questo, perché è più di una ragazza mi ha detto tale nome e mi ha raccontato una storia analoga, e è strano che tutti si mettano d'accordo, no? O meglio, questo stupratore seriale delle fiere del fumetto cerca ragazze deboli, manipolabili e insicure affinché possa manipolarle e ottenere tutto ciò che vuole. Se non ottiene quello che vuole, estrae il coltello e quindi lo ottiene uguale. Ovviamente nessuno ha voglia di farsi male con un coltello, o sbaglio? E questo mi disgusta, perché è uno della nostra comunità che sta facendo i suoi giochi perversi con anche persone che sono molto deboli, molto fragili, e le cerca apposta affinché possano essere le vittime perfette. Ma oltre a questo, ovviamente lo sapete, ci sono i fappografi che, lo sappiamo tutti, prendono di mira soprattutto le minorenni e nessuno fa un cazzo per evitare questa situazione. Quindi questi fappografi cosa fanno? Con la scusa di fare delle foto, prendono ovviamente le ragazzine più ingenue che non sanno, che sono appena entrate nel mondo cosplay e non sanno come funziona, e gli fanno fare foto particolari, o se non vogliono fare foto particolari, comunque sia con la scusa di metterle in posa, perché dicono ovvio le modelle si fanno mettere in posa. Disclaimer da modella: no, le modelle non si fanno mettere in posa, le modelle si mettono in posa da sole. Al massimo il fotografo dice sposta il braccio più in qua, non vengono toccate dai fotografo, non fatevi toccare dai fotografi, grazie. Con la scusa di metterle in posa, le palpeggia seno e sedere. E ho visto questa scena con i miei occhi e altri me l'hanno raccontate, e quando l'ho visto con i miei occhi sono dovuta intervenire. Il problema è che sono intervenuta io, non altre persone, quindi per favore cerchiamo insieme di creare un ambiente cosplay più sicuro. Se vedete ragazze molestate, ragazzi molestati, ragazzi o ragazze trans molestati, perché ci sono anche queste cose che comunque sia vengono molestati in quanto trans da cittadini o anche uomini probabilmente etero, vengono distrutti i loro costumi, picchiati, o se no gli viene detto che bella ragazzina che sei, a mo' di presa di culo se è una ragazza trans, ok? Se sentite qualsiasi persona molestata, intervenite. Se vedete che qualcuno sta cercando di allungare le mani senza consenso, intervenite. Se vedete che qualcuno sta cercando di stuprare qualcun altro, intervenite. Cerchiamo insieme
di creare un posto più sicuro. Vi prego. Cioè, le persone vengono apposta alle fiere del fumetto perché hanno sofferto l'ira dell'inferno. Abbiamo una comunità di persone che sono state bullizzate, che sono state calpestate dalla vita, che hanno avuto genitori di merda, che hanno avuto il peggio dalla vita. Poi ci sono anche le persone normali, ma molte persone della nostra community hanno sofferto queste cose, ok? Non si possono ritrovare in un ambiente non sicuro. In più ci arrivano i minorenni nel nostro ambiente. Non possiamo far fare dei traumi ai nostri giovani. Noi dobbiamo proteggere i membri della nostra community. Non siamo manco una community così grande. Ce la possiamo fare se siamo uniti. Se siamo uniti ce la possiamo fare. Non è giusto che uno stronzo qualsiasi o una stronza qualsiasi crei dei traumi a una persona minorenne. Non è giusto. Cerchiamo insieme di risolvere la questione. Davvero, cerchiamo, proviamoci. Io so che ci si può fare. Io sono sicura che ci si può fare. Da cronache di un mondo marcio per adesso è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Se vi va mettete like, lasciate un commento e soprattutto condividete questo messaggio. È proprio condividendo questo messaggio che possiamo cambiare il nostro mondo. Cambiamolo insieme. Io ho messo il mio, cioè sto mettendo la faccia. Di sicuro verrò presa a parole, ma non mi interessa. Voi basta che mettete un like, un commento e lo condividete. Non dovete fare altro. La faccia ce la sto mettendo io. Tranquilli, ce la metto io per voi. Cerchiamo però di migliorare questo mondo, davvero. Di creare un mondo sicuro e migliore per tutti. Per tutti. Arrivederci. Grazie di aver visto.